alla fine di queste 2 giornate di lavoro, che per la prima volta in 15 anni che lo facciamo si è svolto insieme, Claudio Spadola e me, che tutto questo lavoro non finisce nella capacità di manovrare un bastone, mi serve per fare qualche cosa che è fondamentale nella vita di noi Homo sapiens sapiens, che è la voglia e la possibilità di raccontare in maschera. Ognuno di noi c'è questa necessità che proprio è organica, sta nel nostro DNA, di confessarci, ma senza dire io Franco Ruffini confesso. No, io mi metto la maschera, io sono Otello, io sono Oswald, io sono un altro, parlo di Oswald, però in realtà parlo di me stesso. Penso che è questo che ha portato il genere umano a inventare il teatro. Il teatro è fondamentalmente questo, parlare di se stessi in terza persona. Un miracolo straordinario. Quando uno l'ha assaggiato questo veleno, non se lo scorda più. Il teatro diventa quello che effettivamente è una malattia. Se non è una malattia è un vizio. Per carità, pure bello, gradevole e tutto quanto, però per alcuni è una malattia. Non ne possono fare, è una dipendenza. Non ne possono fare a meno di montare in scena e parlare di sé in terza persona. Nessuno lo sa che lui sta raccontando un suo segreto. Lui però lo sa. Allora, tutto il problema è il racconto. Quando Meyerhold nel 1922 per la prima volta parla della biomeccanica, quindi che è meccanica, vale a dire legge di necessità, del bios, del corpo tutto, è la legge di necessità che governa il corpo, ma non solo il corpo fisico. Che quando diciamo Zoè è la macchina, ma quando diciamo bios è la macchina, è il cuore, i sentimenti, è la mente, i pensieri, la concentrazione, le divagazioni, è la volontà, la capacità di decidere cosa fare. Le azioni sono necessarie, bios, i gesti sono casuali, scena. Noi siamo contornati, soffocati dalla strapresenza della Zoè, gesti che non fanno nessuna azione, emozioni che non hanno nessun sentimento alle spalle, divagazioni mentali che non hanno nessun pensiero, desideri, impulsi che non hanno nessun atto volitivo, apparenti colloqui con l'aldilà che non hanno nessun bisogno della trascendenza. Cioè, che miseria! Perché dico che miseria? Perché la biomeccanica, partendo dall'unica via possibile, cioè la via del corpo-macchina, non possiamo partire da altro. Gli elementi basilari di come mettere a tacere la Zoè e di dare voce al bios. Non ci sono santi, non ci sono santi, non ci sono scorciatoie. Le scorciatoie sono i cliché. I cliché, che ci vuole a imparare i cliché? Se uno è minimamente dotato, che ci vuole a fare attore? Niente, tanto più che in televisione non c'è nemmeno, diciamo, la sfida del teatro, c'è la macchina da presa, quello non funziona, si rifà, si rigira. Anche la performance più strabiliante dal punto di vista fisico, dal punto di vista della performance fisica, c'ha una base che attraverso la formulazione linguistica riporta al suo fondamento emotivo. Ancora una volta per dire che Meyerhold, che noi associamo al corpo, all'acrobata, alla sbarra, invece dobbiamo associare anche all'individuo capace di dare il culmine d'espressione
alle proprie passioni. Non limitiamoci a pensare in modo scolastico e sterile, non porta da nessuna parte, a Meyerhold come un maestro del corpo fisico, assolutamente. Ok, grazie. Grazie.